Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come realizzare questa borsa con chiusura clic-clac interamente ad uncinetto. Partiremo dalla realizzazione del fondo totalmente infilato e passeremo poi a realizzare questo punto molto raffinato ma di facilissima esecuzione, perfetto anche per principianti, con apertura e chiusura a giro invisibile. E completeremo il nostro progetto vedendo come applicare e cucire correttamente una chiusura clic-clac da 18 cm. Vediamo quindi i materiali che ho utilizzato per eseguire questo progetto e soprattutto andiamo a realizzarlo insieme. La chiusura clic-clac che ho scelto per questo progetto misura 18 cm. Questo modello si chiama Elizabeth ed è un prodotto a marchio Prim. Questo modello di chiusura presenta già le scanalature all'interno delle quali andremo ad inserire la nostra lavorazione ad uncinetto e tramite i fori già presenti andremo a cucire insieme le due parti. Come filato ho scelto di utilizzare il cotton catenella standard di intrecci preziosi. Vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. È un 100% cotone intrecciato ad aghi. La rocca pesa 500 grammi e si lavora con uncinetto 3,5 oppure 4 e questo colore in particolare è il Marigold. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adattare il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Avrò poi bisogno di filo di nylon trasparente e per finire di un paio di forbici e di un ago con cruna in silicone abbastanza grande per il mio filato. Per chi volesse dare maggior sostegno ma soprattutto rigidità al fondo della borsa, consiglio di utilizzare la salpa oppure l'Ecoflex, due materiali che potete trovare insieme al filato sul sito di Intrecci Preziosi. Cominceremo la nostra lavorazione dal fondo della borsa. Andremo a realizzare un fondo che ricopra completamente le misure interne della nostra chiusura. La nostra borsa si compone di due parti, un fondo rettangolare e poi la lavorazione del corpo. Per il corpo borsa ho scelto un punto che richiede una base composta da un numero di maglie pari. Per questo motivo sia il numero di catenelle iniziali che il numero di giri di lavorazione del fondo dovranno essere di numero pari. Con questo numero di uncinetto e questa tipologia di filato vado quindi ad avviare 12 catenelle. Vado poi ad aggiungere una catenella in più per un totale di 13 catenelle. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vado a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Completo questo primo giro lavorando una maglia bassa nell'ultima catenella disponibile. E se avrò lavorato correttamente, al termine di questo giro avrò un totale di 12 punti bassi. Inizio il prossimo giro realizzando una catenella e voltando il lavoro. Per questo giro e tutti i giri successivi dobbiamo semplicemente andare a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Completiamo questo secondo giro lavorando la 12ª e ultima maglia bassa nell'ultimo punto disponibile. Abbiamo così completato i primi 2 giri di lavorazione del nostro fondo. Per tutti i giri successivi non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi. Realizzare una catenella, voltare il lavoro e lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Al termine del giro, se avremo lavorato correttamente, avremo sempre 12 punti bassi.
Dobbiamo continuare a lavorare ripetendo questi passaggi fino ad ottenere un pannello come questo. Ho ripetuto gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme fino a raggiungere un totale di 26 giri di lavorazione, compresi quindi anche i primi 2 giri che abbiamo lavorato insieme. Quali sono attualmente le misure del mio pannello, che sarà anche il fondo della mia borsa? In questo momento il pannello misura 17,5 per 9,34 cm circa. Se prendiamo il pannello e lo andiamo ad inserire all'interno della cric, noterete che il nostro pannello non va a ricoprire interamente lo spazio interno della chiusura. Questo perché dobbiamo ancora lavorare il giro di perimetro o scontorno del nostro pannello e al termine di questo giro di lavorazione avremo interamente ricoperto lo spazio interno della chiusura. Se state utilizzando un filato diverso rispetto al mio, potreste avere un numero di giri differente. In questo caso ricordate sempre la regola fondamentale. Per eseguire poi il punto prescelto per questa borsa, il numero di giri totali di lavorazione del fondo deve essere di numero pari. Arrivata quindi al termine del mio 26esimo giro di lavorazione, lavorata l'ultima maglia bassa, realizzo una catenella, non volto il lavoro ma ruoto il mio fondo e con l'uncinetto vado a rientrare nello stesso punto nel quale ho lavorato l'ultimo punto basso e vado ad eseguire una maglia bassa. In questo modo ho voltato il mio angolo. Devo ora proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione che mi si presenta. Procedo quindi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare al mio prossimo angolo. Arrivati all'angolo, qui alla sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo iniziato la nostra lavorazione. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo un punto basso. Realizziamo una catenella e ruotiamo nuovamente il fondo, portando così le nostre catenelle verso l'alto. Con l'uncinetto rientriamo nello stesso punto nel quale abbiamo lavorato l'ultimo punto basso e ne lavoriamo un secondo. Proseguiremo ora non lavorando all'interno delle catenelle, ma scendendo col nostro uncinetto alla base del primo giro di punto basso che abbiamo lavorato. Quindi non andiamo ad entrare qui, ma scendiamo con l'uncinetto sul prossimo punto. Entriamo e lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo nel punto successivo, non entriamo nelle catenelle, ma alla base del punto basso, come se stessimo lavorando un punto canestro. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa, facciamo una catenella, ruotiamo il pannello e nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa ne lavoriamo una seconda. Dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. Davanti a noi abbiamo la prima maglia bassa che abbiamo lavorato eseguendo l'ultimo giro di lavorazione del fondo. Nello stesso punto dobbiamo ora andare a lavorare un punto basso. In ogni angolo del nostro fondo abbiamo di fatto lavorato maglia bassa, catenelle, maglia bassa. Per completare il nostro quarto e ultimo angolo
dobbiamo andare ad eseguire una catenella, poiché le 2 maglie basse le abbiamo già lavorate. Andremo a realizzare questa catenella utilizzando un ago e allo stesso tempo completeremo la lavorazione del nostro fondo. Allunghiamo un pochino la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il filo e lo poniamo su un ago. Ruotiamo il pannello e con l'ago passiamo sotto la prima maglia bassa del nostro ultimo giro di lavorazione. E dobbiamo ora tornare indietro all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato per il giro di perimetro. Ma invece di passare sotto ad entrambe le costine che compongono il punto, passiamo esattamente in mezzo, in questo modo, tra le 2 costine e portiamo così il filo sul retro del fondo. E non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. Abbiamo così completato la lavorazione del fondo. Chi volesse renderlo più rigido, ad esempio utilizzando la salpa, può realizzare un pannellino in salpa come questo che vada a ricoprire il fondo, ma lasciando però libera la parte superiore delle maglie che compongono il giro di perimetro lavorato a punto basso. In questo modo potremo poi andare ad eseguire il corpo della borsa. Per applicare il pannellino in salpa al fondo si vanno poi ad eseguire dei piccoli fori lungo tutto il perimetro e si vanno a cucire insieme le 2 parti utilizzando il filo di nylon trasparente. Potete trovare la salpa, il punteruolo per eseguire i fori e tutti gli accessori per lavorarla direttamente sul sito di Intrecci Preziosi. Andiamo a realizzare il corpo della borsa partendo da una maglia qualsiasi di quelle che compongono il nostro fondo, ma invece di prendere entrambe le costine che compongono il punto, prendiamo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. In questo modo poniamo sull'uncinetto un nuovo filo senza realizzare un cappio e lo portiamo attraverso il punto. Dopodiché andiamo a bloccare il tutto come se facessimo una catenella. In questo modo abbiamo lavorato la prima parte del primo punto del nostro giro. Questo giro sarà composto da una maglia bassa lavorata nella costa retro di ciascun punto del nostro fondo. La parte superiore di questo punto basso l'andremo poi a realizzare con la chiusura del giro. Proseguiamo quindi nella maglia successiva entrando sempre in costa retro, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Procediamo in questo modo su tutti i punti che ci si presentano, maglie basse e catenelle comprese, fino ad arrivare al termine del giro che andiamo a chiudere insieme. Abbiamo lavorato una maglia bassa in costa retro fino all'ultimo punto disponibile. Andiamo ora ad effettuare la chiusura del giro invisibile, ricreiamo la parte superiore del primo punto lavorato e iniziamo già il giro successivo dal quale partiamo con il punto prescelto. Per questa borsa ho scelto di utilizzare il punto grit, una lavorazione che trovate in un video tutorial dedicato a pannello direttamente qui sul mio canale YouTube all'interno della playlist Punti ad uncinetto. Vediamo quindi come realizzare la nostra chiusura invisibile. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Davanti a noi abbiamo una parte del punto con il quale ci siamo agganciati al nostro fondo e la prima maglia bassa completa lavorata. Con l'uncinetto entriamo da dietro nella prima maglia bassa, prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto. Dopodiché portiamo l'asola sul retro del lavoro.
Tenendo ferma l'asola sul retro, andiamo nuovamente a rimuovere l'uncinetto. I due fili che compongono la nostra asola sono diventati la parte superiore del nostro primo punto. Cominciamo quindi il prossimo giro di lavorazione con il punto grit. Con l'uncinetto passiamo sotto ai due fili che compongono la nostra asola, mentre la teniamo ferma sul retro. Passiamo sotto ai due fili in questo modo, prendiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso, ottenendo così una seconda asola. Andiamo quindi a recuperare l'asola che avevamo lasciato indietro, così da averne due sul nostro uncinetto. Carichiamo quindi il filo e andiamo a chiuderle insieme. E abbiamo così creato la prima parte del primo punto basso di questo giro. La parte superiore di questo punto la andremo poi a ricreare con la stessa chiusura. Nel punto grit andremo a lavorare 2 maglie basse all'interno dello stesso punto di base. Abbiamo così lavorato il nostro primo punto basso. Nello stesso punto dobbiamo andare a lavorarne un secondo. Quindi con l'uncinetto entriamo nella base del nostro punto, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Abbiamo quindi lavorato 2 maglie basse nello stesso punto di base, realizzando così un aumento. Per evitare di far aumentare il numero di punti sulla nostra base, dobbiamo andare a saltare il punto successivo. Saltiamo quindi la maglia successiva per non creare un aumento e nella seguente andiamo a ripetere la nostra coppia di punti. Entriamo nel punto e lavoriamo una e 2 maglie basse, sempre nello stesso punto di base. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Saltiamo il punto successivo, nel seguente lavoriamo 2 maglie basse. Saltiamo il punto successivo per non creare un aumento e nel seguente lavoriamo nuovamente 2 punti bassi. Procediamo in questo modo fino ad arrivare al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, subito dopo aver lavorato l'ultima coppia di punti, ci resterà una maglia bassa libera, che dobbiamo andare a saltare per non creare un nuovo aumento. I passaggi che vedremo ora per concludere e iniziare il nuovo giro sono quelli che andremo poi a ripetere per tutto il resto del nostro progetto. Saltiamo quindi l'ultima maglia disponibile e andiamo a creare la chiusura invisibile. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Con l'uncinetto entriamo da dietro nella prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Teniamo ferma l'asola sul retro e iniziamo il nostro prossimo giro. Passiamo sotto i 2 fili che compongono l'asola, prendiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso. Recuperiamo l'asola che avevamo lasciato dietro, prendiamo il filo proveniente dalla rocca e le andiamo a chiudere insieme, realizzando così la prima parte del primo punto basso del nostro nuovo giro. Per questo giro e tutti i giri successivi non dobbiamo ora fare altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente. Entriamo alla base della nostra maglia bassa e vi lavoriamo un secondo punto basso. Saltiamo il punto successivo, nel seguente andiamo a lavorare 2 maglie basse. Per questo giro dobbiamo quindi continuare ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Se avremo lavorato correttamente arrivati al termine del giro, andremo a saltare l'ultimo punto disponibile per non creare un aumento. Procederemo poi con la chiusura e l'avvio del nuovo giro, ripetendo gli stessi passaggi
che abbiamo appena visto insieme. Continuiamo quindi ripetendo gli stessi passaggi, la stessa apertura e chiusura del giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza complessiva di circa 16 cm. Un piccolo accorgimento. Mano a mano che procedete nella lavorazione vi accorgerete che l'apertura e chiusura del giro tende a spostarsi su un lato. Tutto ciò è assolutamente normale perché dipende dal tipo di punto che abbiamo scelto. E potete inoltre notare come questa vada a mimetizzarsi perfettamente all'interno della nostra lavorazione. Come procediamo? Dobbiamo andare ad effettuare una chiusura invisibile del nostro ultimo giro di lavorazione e andare ad unire il nostro corpo borsa alla sua chiusura. Come per i giri precedenti, per completare questo giro di lavorazione dobbiamo andare a ricreare la parte superiore del primo punto basso del nostro giro. Nei giri precedenti questa parte si formava portando la nostra asola sul retro del lavoro. In questo caso andremo a formare un'asola di chiusura utilizzando un ago e andremo anche ad ottenere una chiusura invisibile del nostro corpo borsa. Sfilato quindi l'uncinetto, andiamo a tagliare il filo, sfiliamo l'asola e la poniamo su un ago. Questa chiusura è molto simile a quella che abbiamo eseguito sul fondo della borsa. Entriamo nella prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato qui sulla nostra sinistra, passando sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e portiamo il filo con noi dall'interno della borsa verso l'esterno. Dopodiché torniamo indietro sulla destra all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato. Questa volta con l'ago passiamo in mezzo alle costine che compongono il punto e portiamo il filo dall'esterno della borsa verso l'interno. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del corpo borsa. Parliamo per un momento della fodera. Dobbiamo realizzarla e cucirla prima o dopo aver applicato la chiusura. È assolutamente a vostra scelta. Io preferisco prendere le misure, realizzare e cucire la fodera dopo aver applicato la chiusura. Il metodo per prendere le misure e realizzare la vostra fodera lo trovate dettagliatamente spiegato in un mio video tutorial, come realizzare la tua borsa ad uncinetto, che trovate sempre qui disponibile sul mio canale YouTube. Apriamo la nostra chiusura e dobbiamo far passare la nostra lavorazione ad uncinetto all'interno di questo spazio. Per applicare correttamente la chiusura dobbiamo prendere dei punti di riferimento. La parte centrale della nostra chiusura, quella dove abbiamo questa sorta di pomellino, deve corrispondere esattamente al centro del lato corto del nostro fondo, mentre i 4 angoli della chiusura devono corrispondere in verticale ai 4 angoli sempre del nostro fondo. Lungo tutta la clic-clac è presente questa scanalatura con fori. La nostra lavorazione ad uncinetto deve entrare all'interno di questa scanalatura. Possiamo aiutarci con un ago, un paio di forbici, un bastoncino di legno, insomma qualunque oggetto ci aiuti a spingere letteralmente la lavorazione all'interno di questo spazio. Una volta inserita tutta la lavorazione ad uncinetto all'interno della chiusura e come potete verificare non ci sono avanzi di filato, possiamo passare alla fase di cucitura. Io andrò ad utilizzare del filo di nylon trasparente, potete anche utilizzare del filo da cucito, ancora meglio se dello stesso colore del vostro filato. Per tenere insieme le due parti, come potete vedere, mi aiuto con delle pinzette per tessuto della Prim. Soprattutto utilizzare questo tipo di pinze impedisce alla mia chiusura di spostarsi nella fase di cucitura. Vi lascio il link a queste pinzette per tessuto e ad altri accessori di Prim che io utilizzo quotidianamente qui nella mia craft room all'interno della mia pagina consigli per gli acquisti Amazon che trovate nel box informazioni subito sotto il video. Per prima cosa vado a bloccare il filo al quale ho fatto un nodino sul corpo borsa. Devo ora passare
all'interno del filato e contemporaneamente all'interno di uno dei fori presenti sulla chiusura. In questo modo e porto il filo dall'interno della borsa verso l'esterno. Dopodiché mi sposto al foro successivo, portando il filo dall'esterno della borsa verso l'interno. E procedo in questo modo per tutti i fori presenti lungo la mia chiusura, portando il filo dall'interno della borsa verso l'esterno e viceversa. In questo modo vado a cucire insieme la lavorazione ad uncinetto alla chiusura della borsa. Completata la fase di cucitura, non ci resta che andare a chiudere e questo sarà il risultato finale. Questo filato è molto morbido e piacevole da lavorare, di conseguenza tutto il risultato finale risulterà così, a differenza del fondo dove abbiamo applicato la salpa. Se desiderate ottenere un effetto più rigido, quindi sul resto della borsa, dovete andare ad applicare un supporto. Personalmente mi piace moltissimo questo effetto morbido che va a rendere ancora più particolare la nostra lavorazione. Vi ricordo per quanto riguarda la Cric-Lac che potete trovarla in tutti i negozi, mercerie che rivendono i prodotti a marchio Prim, mentre per quanto riguarda il filato, la salpa e tutti gli accessori che mi avete visto utilizzare all'interno di questo video potete trovarli sul sito di Intrecci Preziosi. Perciò con questo nuovo progetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività, spero che questo video vi sia piaciuto e se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su, un commento qui sotto il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi progetti e io vi aspetto come sempre in un prossimo tutorial.